Buongiorno amici del canale, un bel cassettone pronto per essere rimodernato. Farà parte di una selezione di mobili che ho scelto per l'inaugurazione del mio nuovo shop di Bologna, quindi se avete piacere, se siete in zona a Zola Pedrosa andate a trovarmi, lo vedrete lì in esposizione. È accanto a un bell'armadio, sempre anni 40-50, a tre ante, che ho colorato con lo stesso colore, Délice. L'interno è tutto blu, quindi lui dovrà essere il gemello fedele di questo armadio, ma deve sicuramente rompere gli schemi. Quindi colorerò il marmo. Attenzione, anche se lo coloro non lo rovino, perché col mio sverniciatore biologico naturale, assolutamente naturale, se un domani per caso andate a sverniciare il marmo non lo avete rovinato, rimarrà sempre bello, lucido, però potete togliervi lo sfizio e cambiare colore al marmo. Inoltre, via le maniglie, nuove maniglie uguali all'armadio, colore leggero, delicato e un super disegno grandissimo sui cassetti principali in modo che stupisca. Partiamo? Partiamo direttamente con la colorazione del marmo. Non dispiacetevene, come dicevo prima, il marmo può essere colorato e anche sverniciato con lo sverniciatore. Vi assicuro che il mio sverniciatore è veramente naturale e biodegradabile, quindi non rovinerà le superfici sottostanti, non dovete aver paura di rovinare per sempre il marmo. Quindi, due alternative differenti. Si può dipingere a rullo o a pennello, ma se lo fate a pennello dovete essere un pochino veloci. Perché? Perché il marmo è molto freddo e tende a ghiacciare la pittura mentre viene stesa. Quindi oggi vi faccio vedere una stesura a rullo fatta molto bene in modo molto preciso e veloce. Ho già messo il mio Délice dentro la vaschetta. Su superfici come queste si utilizzano vernici pure, non diluite, perché devono avere un ottimo aggrappaggio alla superficie lucida e liscia. Quindi niente acqua. Rullo in spugna Magic Paint fatto apposta per non lasciare segni, una vaschetta, un po' di pittura, si carica e si scarica delicatamente il contenuto. Ora si parte. Potete stendere solo a rullo, proprio come sto facendo adesso io, oppure potete poi dare la pennellata per far sì che la superficie non sembri più un semplice marmo colorato, ma sembri veramente un pezzo di legno, esattamente come il resto del cassettone. Quindi decidete voi come comportarvi con le superfici. Ora vi faccio vedere anche cosa vuol dire ritoccare con il pennello. Pennello, pennellone, Black King in questo caso, scarico delicatamente l'eccesso, ma il centro deve essere pieno di pittura e appoggio. Ecco qua. Come vedete si forma proprio la striatura del pennello. E voi mi direte, Elisa, perché non fai direttamente la pennellata? Perché è importante stendere prima in modo omogeneo la pittura su tutta la superficie con il rullo. Vedete? Non ci sono punti in cui io metto più pittura e punti in cui ne metto meno. La pittura è su tutta la superficie stesa in modo omogeneo grazie all'aiuto del rullo. Quando poi invece passo la pennellata, vado a creare la striatura. E quando sul marmo la striatura sarà asciutta, avremo un effetto quasi ligneo, sembrerà legno. Quindi a voi la decisione finale, potete colorare con il rullo, con il pennello o eseguire questa finitura fatta con rullo e pennello dietro. Carico il pennello, scarico delicatamente
Mi ripresento qua dove c'è l'attaccatura e via. 1, 2, 3 e 4. Se avete un difettino nel breve periodo, in pochi secondi, ci potete ripassare senza problemi. E ora l'ultimo pezzo. Pennello. 1, collego bene le due attaccature, quelle di prima e quella di adesso. Non vi preoccupate per eventuali difettini, perché con la seconda mano si andranno a coprire tutti. Anche qualche imperfezione per la polvere, un pelucchio, un piccolo granino. Non vi preoccupate. Procedo con i laterali. La prima mano sul marmo è stesa bene in modo molto omogeneo. Sono partita dal marmo perché? Perché il marmo è freddo e per essiccare bene in profondità ci metterà più tempo. Quindi prima la parte più difficile, più lunga da essiccare, il marmo, poi facciamo la parte del cassettone. Ricordate, sul marmo ci si comporta esattamente come se fosse un pavimento o una piastrella del muro, una parete. Ci vuole più tempo, ci vuole la vernice pura e bisogna aspettare che si aggrappi bene bene seccando alla superficie sottostante. In questo modo non si toglierà più. Ora continuo col cassettone. Parto togliendo le maniglie. Non sono assolutamente delle maniglie pregiate e non mi piacciono, non c'entrano nulla con lo stile che andrò a dare poi al mio cassettone, quindi le tolgo, ma le tengo, non si sa mai che qualcuno possano servire. Dentro ho tolto i bulloncini e ora le sfilo, molto facile. Vedete? È una classica maniglia in ferro e plastica, non è un materiale pregiato, però le mettiamo da parte. Ho messo già il nastro carta ai bordi perché almeno quando poi coloro non sporco. Tutti i passaggi da fare preventivamente. E qui, dove ho tolto le maniglie, non devo carteggiare il cassetto, mai carteggiare, ma una passatina con la mia spugna abrasiva la do per evitare impurità che possono creare spessore. Io ho la fortuna di avere una maniglia nuova, bella, in ceramica, perfetta, perché la larghezza tra una vite e l'altra è esattamente la stessa che ho qui. Ma in caso voi non aveste questa fortuna e volete cambiare comunque le maniglie, ricordate, è ora il momento giusto per stuccare con la pasta Materic Cream, far asciugare bene e dopodiché carteggiare leggermente. In questo modo tappiamo i buchi vecchi e si possono fare i buchi nuovi. Io ho questa fortuna, quindi spugnatina abrasiva e carteggio pochissimo. Togliamo la polverina dalla superficie con un panettino umido ben strezzato, in modo che quando poi si va a colorare non ci sia la polvere del legno.
Sapete che Magic Paint attacca su tutto, mi raccomando, ricordatevi questa cosa. Non abbiate timore se in questo caso avete una superficie lucidina con un protettivo che ormai è graffiato. Perché? Perché dove è attaccato resta lì. Magic Paint andrà sopra, tenderà negli anni a grappare sempre di più e non ci sarà l'inconveniente di vedere la pittura graffiarsi, andare via, staccarsi. È molto importante capire che anche se in questo caso in alcuni punti c'è il legno più grezzo e in altri c'è la vernice, Magic Paint a queste superfici ben ancorate attacca bene. Partiamo con il colorare tutto il mio cassettone con Delixe. Faccio i cassetti qui, comoda, mentre sono ancora inseriti nel cassettone, li coloro e li metto da parte in modo da far bene anche la struttura. La prima mano di colore è bella asciutta. Ho fatto passare circa 3 orette, sono andata a mangiare, sono tornata, ho controllato che fosse bella secca, attecchita alla base e ora sono pronta per la seconda. Tutte queste accortezze le ho perché ho il marmo, ricordate, sul legno sono sicura che è a posto, sul marmo bisogna essere sicuri che sia asciutta in profondità. Vi ricordate quella regola? Quando si mette la mano sulla superficie e si sente caldo, quindi assenza di umidità, vuol dire che si è pronti per dare la seconda mano. Ma sul marmo è freddo e quindi bisogna essere sicuri che abbia ben attecchito. Seconda mano la do sempre pura. Fate come preferite, potete darla sempre a rullo o a pennello e gestite bene in modo omogeneo la stesura sulla superficie. Questa volta io procedo solo con il pennello e uso l'Elizabeth, un pennello molto morbido, delicato, che mi permette di stendere la pittura in modo molto omogeneo. Giro bene, carico il pennello, scarico pochissimo l'esterno e procedo. È molto importante capire che questa deve essere l'ultima mano, quindi se riuscite ad avere una pennellata omogenea e a stendere in modo uniforme con pennellata incrociata, risparmiate oltre che tempo anche molto colore. Vedete, io stendo prima in un verso e poi allungo la pennellata tutta nello stesso verso. Vi assicuro che la bellezza di questa stesura è che quando guarderete questo marmo dall'alto vi sembrerà quasi legno, non marmo, perché la coprenza è fantastica e non si vedrà più nulla di riferimento al marmo, anzi. Solo un bel pennello morbido può fare un tipo di stesura come questa. Quindi ricordatevi, i pennelli sono importanti.
portato il mio mobilone all'esterno per fare un décapé, perché farò un décapé molto molto strong e ho bisogno della mia levigatrice. Quindi ho preferito non fare polvere all'interno e mettermi fuori, visto che è una bella giornata. Levigatrice con carta 120, una carta telata, è meglio. Usate solo un pezzo, risparmiate e fate un bel lavoro. Mi raccomando, la levigatrice di buona qualità, con una buona piastra morbida, 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 ok? Scusate il disturbo, ma siamo in ristrutturazione e si sente. Partiamo! Ho decapato il mobile, do una passata leggera negli angoli, nei bordi e anche al marmo, perché mi piace che ci sia anche il marmo usurato ovviamente, ma usate la testa, stessa carta che avete usato per il mobile. In questo momento è usurata, è più rovinata, gratta meno, risparmiate e avete un effetto più delicato sul marmo. Guardate come è resistente Magic Paint sul marmo. Passo la carta vetro in modo da renderla veramente liscissima, ma guardate, è talmente attaccata bene, secca in profondità, che non si stacca, non si graffia. Cassettone bello carteggiato, marmori al sicuro, coricato per una bella decorazione. Voglio renderlo bello fresco, vivo, nuovo, e ho deciso di metterci sopra un transfer redesign bellissimo. Si chiama Cosmic Roses e ha tutti i toni dei blu, quindi ci sono fiori molto belli con delle tonalità verdastri, bluette, blu più profonde, azzurre, veramente bello. Voglio mettere questo transfer perché questo cassettone sta vicino a un armadio che ha all'interno totalmente blu e volevo che si trovassero. Voglio essere anche furba e intelligente questa volta, non mi piace sprecare mai nulla e quindi questi bellissimi disegni che sono divisi, come vedete qua ce n'è uno, due e ce n'è un terzo qui e un terzo di là, non li userò tutti. Userò solo i primi due a destra e i primi due a sinistra. Perché? Perché così risparmio e la base li metto da un'altra parte. Bisogna utilizzarli bene, con coscienza e calibrando bene le misure. Qua voglio tenere una cornice sopra e una cornice sotto. Posso far sì che siano proprio a cavallo dei cassetti, in modo che sembri riquadrato il disegno, in modo che non si capisca che ne manca un pezzo, ma soprattutto sembrerà veramente fatto su misura anche il fatto che i pezzi che non ci sono vadano su un mobile che starà vicino a questo cassettone. Bisogna far sì che tutto combaci per bene. Quindi prendete bene le misure, segnatevi il nome, Cosmic Roses, molto molto bello, e guardate come parto. Con una veloce misurazione ho capito che con due soli pezzi coprirò lo spazio che va dalla base del cassetto
all'alto del primo cassetto, del secondo cassetto. Quindi sono 1, 2, 3 cassetti e 2 parti lignee. Cosa faccio? Parto dall'ultimo cassetto in modo che questo, il bordo, mi rimanga proprio da cornice, e parto dal centro e vado a filo del cassetto. In questo modo, anche se il mio transfer ha un taglio netto, proprio perché dovrebbe ricongiungersi con la parte sotto che non utilizzerò, non si vedrà, non si capterà, perché io lo faccio finire con la risega del cassetto, e questo intorno, questa fascia e il primo cassettino che è anche decorato, anche un bel intaglio, saranno neutri. Tolgo la parte bianca, che è una plastica protettiva, una carta protettiva. Fate attenzione in modo da non piegare su se stesso il transfer, in questo modo non si appiccicherà da altre parti. Delicatamente lo faccio andare qui. Misuro il centro con la toppa e vado al fondo del mio cassetto. Prendo proprio il cassetto come metro. Attacco. Quello che mi piace tantissimo di questo transfer è che mi dà la possibilità veramente di rendere tridimensionale questa superficie. Ora io partirò da qui e pian pianino alzerò e andrò a schiacciare quando arriverò qua. In questo modo potrò fare anche la superficie che in questo caso sta andando in interno. Legnettino trovato in dotazione nel tubo, quindi nessun problema. Inizio leggermente ad applicare sulla parte bassa del cassetto in questo modo. Vado anche dove ci sono i buchi delle maniglie, tanto poi metterò la maniglia e sarà ancora più bello, spiccherà. Gratto un pochino, inizio a far aderire e ora parto. Sollevo e faccio aderire. Oh, bellissimo! Le alternative ora sono due. Io devo incidere perché altrimenti il disegno è sopra i cassetti. Voi potete incidere adesso come faccio io, oppure come vi faccio vedere nell'altro pezzo qua a lato. Incidere prima di grattare. Cutter, mi raccomando, l'importante è che sia bello affilato, e molto delicatamente incidiamo il disegno. Una volta che avrete inciso, tanto i disegni andranno all'interno della piega del cassetto, quindi si vedranno molto molto poco i bordi, però è giusto essere molto precisi. Faccio aderire bene, applico bene tutto, schiacciando, calcando con il mio pennello, anche di qua, e il gioco è fatto. In questo secondo caso invece vi faccio vedere come si può tagliare prima di grattare il transfer. Quindi io applico la parte che si appiccica nelle parti esterne, anche qua, in modo che sia fermo, poi cutter, vado dove c'è il cassetto e incido la plastica piano. Lo faccio anche qua.
sotto non mi serve tanto. Qua anche incido. Ecco qua, in questo modo il cassetto è diviso da questa parte. Questa parte la faccio delicatamente aderire. Faccio la stessa cosa di qua. Ecco qua. Faccio aderire per bene anche la parte centrale. E ora i bordi. Questo no, questo sì. In modo che anche questo cassetto sia libero dall'alta plastica. Se siete alle prime armi ed è la prima volta che fate un transfer così grande e volete essere precisi anche sul congiungimento centrale, adottate questa tecnica. Tagliate prima, incidete prima in modo da essere più liberi anche nel togliere la carta man mano che grattate. Procedo ad attaccare questi due e poi procedo con le parti superiori. È uno spettacolo, un vero spettacolo. Sono orgogliosissima di questo transfer su questo cassettone e sono orgogliosissima anche perché ho risparmiato. Sapete perché? Perché le parti finali li metto su una consolina che deve stare vicino a questo bellissimo comò. Bisogna capire che questi transfer a volte possono sembrare un pelino più costosi, ma non è così. Siete voi a dover ottimizzare al massimo le risorse che avete. Quindi anche un disegno così grande può essere visto quasi come un risparmio, ottimizzandolo su più supporti. Nella parte superiore il mio marmo è veramente bello, diciamo che quasi non si capisce che è un marmo, però mi pare troppo chiaro la parte superiore, quindi ho detto è veramente l'ora di far vedere a casa come si può fare un bellissimo stencil particolare utilizzando due pennellini, due colori differenti con un piccolo ritocco pittorico. È veramente facile, si giocherà con le ombre e con le luci e quindi due regole tecniche per capire come non sbagliare. Questo fregio bellissimo che riprende le parti superiori, infatti se vedete i riccioli sono gli stessi, è un nuovo stencil, si chiama proprio stencil ritocco pittorico e lo voglio utilizzare prima di tutto perché è molto in linea con lo stile del cassettone, seconda cosa perché è proprio stato studiato per darvi modo di ritoccarlo col pennellino senza far fatica, capendo bene come si fa. Utilizzerò la mascherina 2 volte, facendo positivo e negativo, e ho già preso le misure, ho già preso il centro. Basta essere precisi nella realizzazione dello stencil e poi vedrete come si fa con il pennellino. C'è un dritto e un rovescio, ricordate, da questa parte è liscia, da questa parte c'è uno scalino. Vi consiglio, quando si utilizza la pittura pura, di lasciare lo scalino sotto. In questo modo sarà ancora più preciso lo stencil. Io lo posiziono in questo modo. Ho già fatto 2 piccoli segnettini che mi permetteranno di essere molto precisa, uno qui e uno qui. In questo modo posso essere anche più veloce con voi. Piccolo pezzo di nastro carta e in questo caso lo vado a mettere semplicemente qui, anzi qui, in modo che la mia mascherina non si vada a muovere. Lo stencil Magic Paint, come vi ho già fatto notare molte volte, non è uno stencil qualunque, ha un materiale veramente di qualità superiore, elevata, che vi permette di utilizzarlo tantissime volte non rischiando rotture accidentali. Chiaro è che bisogna comunque trattarlo bene e lavarlo sempre in posizione orizzontale. Ora, tamponcino per stencil, color sugar paper, perché voglio un azzurro chiaro come base per il mio ritocco pittorico, e inizio a fare lo stencil. Prendetevi un cartoncino che vi aiuti a scaricare la pittura di troppo, perché ricordate, un buon stencil a pittura, fatto a pittura e non fatto con la Materic Cream o con una pasta materica, deve essere fatto scaricando bene il pennello. Prendo colore, scarico.
E ora picchietto. Vediamo se sono stata precisa. Ecco qui. Fine preciso, delicato, perfetto come sagoma di base per fare il mio ritocco pittorico. Prima lo specchio di qui e poi un dettaglio. Questo piccolo pezzo centrale lo voglio riproporre da questa parte perché voglio che ci sia quasi una continuazione ai laterali. Siccome voglio riproporre da questo lato quasi una chiusura, una fine che si specchia, prenderò solo la parte centrale. E ricordate sempre che uno stencil non è mai fine a se stesso. Di uno stencil potete usare 100 dettagli in 100 modi differenti. Non dovete vedere la mascherina dello stencil come un disegno che deve essere preso e messo lì come un stampino. È sbagliatissimo, ok? Quindi ora io, per essere più precisa, vado a mascherare i punti che non voglio far passare sotto. Uno qui. E poi dei piccoli pezzettini che vanno un pochino a incorniciarmi ciò che io non voglio far trasparire sotto. Uno qua, uno qua, uno qua e mezzo. Io preferisco essere precisa e mascherare bene prima. Ecco qua. Uno e anche di qui. Lo faccio anche di là. Procedo con il mio stencil centrale e poi lo specchio dall'altra parte. Guardate che meraviglia, sono sicura che i più di voi, guardando questo stencil, abbiano pensato che fosse semplicemente un angolo, un angolare da mettere ai bordi di un cassetto, di un armadio grande, sopra il marmo per esempio. Invece no, cambiate, cercate di capire che spesso gli stencil possono prendere la forma che voi volete. In questo caso per esempio è molto lungo, assottigliato, pensate quanto potrebbe star bene su un muro per esempio, quasi una boiserie. È arrivata l'ora di giocare sul ritocco pittorico. Vi farò vedere la mia personale reinterpretazione. Voglio fare una cosa molto moderna, molto leggera, simpatica, quindi non prendete alla lettera ciò che dico, nel senso che potete reinterpretarlo con i colori che volete voi, anche miscelando colori molto più accesi. Oggi gioco sui toni dell'azzurro perché voglio tenere fede al disegno che c'è sulla parte frontale. E ho deciso di fare le ombreggiature, i giochi di colore, utilizzando il mio Nuit d'Amour, il mio Sunset Blue e il Dark Sand per sfumare. Inoltre darò le ombre e le luci utilizzando il mio Nuit Parisienne e il mio soffio. Il tutto semplicemente diluito con una goccia impercettibile di acqua, pennellini piccoli, un po' di pazienza. Mi raccomando, si parte dalle parti scure. Se volete vedere come faccio, ora però calma, ci vuole un po', quindi armatevi di santa pazienza e state qua a guardare. Inizio con il Nuit d'Amour. Prendo un po' di colore, ne serve poco, ma posso sempre aggiungere, e pochissima acqua. La calibro proprio col pennello. 3 prese di colore, 3 prese di acqua. Questo mi aiuterà solo ed esclusivamente ad avere il colore più fluido, perfetto per essere utilizzato per la sfumatura blu. Questo pennello lo uso per miscelare bene il colore all'acqua, dopodiché asporto il colore con un pezzettino di carta e lo utilizzo per iniziare l'ombreggiatura. Nel frattempo, che il Nuit d'Amour è asciutto e provo
a capire se è perfetto, vedo se è fluido in questo modo, preparo anche il secondo colore, Sunset Blue, uguale al Nuit d'Amour, qualche presa, 2, ancora un po', praticamente mezzo cucchiaino, e anche lui viene miscelato con pochissima acqua, 1, 2 e 3. Se lo finite, nessun problema, lo rifate. 3 prese e un pochino di acqua. Si parte sempre dalle ombre, quindi inizio con il colore più scuro nella parte sottostante. Mentre il blu è ancora umido, proseguo con il Sunset Blue. In questo modo li unisco leggermente. Mentre il Sunset e il mio Nuit d'Amour sono ancora umidi, preparo il mio Dark Sand. Pochissima acqua, anche qui, per renderlo poco più fluido. Ancora un goccio. In questo modo lo allungo poco, ma lo allungo. Pulisco il pennello e sfumo le parti più blu, le faccio diventare più chiare. È ora di dare un po' di ombra, poca. Ci sono 2 alternative: l'ombra molto diluita e la filettatura, quindi una parte in cui useremo il nero puro per definire il nostro ritocco. Nell'ombreggiatura serve diluire un pelino di più, quindi un po' più di acqua. Nero diluitissimo, guardate, molto liquido e diluito, per fare delle piccole ombre. Pochissime gocce di soffio puro per dare un po' di luce.
Prima parte finita. Ho volutamente tenuto il soffio abbondante perché voglio proprio far sì che questo sembri molto moderno, molto fatto apposta. Voglio che la lucentezza, la luminosità del soffio diano proprio un impatto moderno. Deve star bene con il disegno frontale dopo tutto. Faccio l'altra parte. È arrivato uno degli ultimi passaggi, uno di quelli più belli perché si vedono i dettagli. Proteggiamo con la cera jasmine. La vado a stendere sia sul cassetto senza transfer che sul cassetto con i transfer, che sulla parte superiore dove c'è questo ritocco pittorico. Mi raccomando, ricordatevi che non deve esserci un lavaggio troppo frequente, quindi se avete una superficie dove tutti i giorni dovete lavare costantemente con acqua e sapone, prediligete il protettivo liquido, ok? Io stendo la cera che sarà profumata al gelsomino, idratante, protettiva, antigraffio e idrorepellente. Carico bene il pennello, scarico l'eccesso e parto. Guardate il legno quando spalmate la cera come diventa bello, il colore come diventa vivo. Prende una luce propria. Mi piacciono queste maniglie? Dettaglio delicato che sta bene con il colore di base del mobile. Non potevo appesantire ulteriormente il cassettone. Vi ho fatto queste due tecniche in abbinamento perché volevo farvi vedere quanto una tecnica classica come lo stencil e il ritocco pittorico possono essere armoniosi e moderni anche in contrapposizione con questo transfer. Quindi mi raccomando, provate perché è veramente molto facile. Se avete dei fondini di Magic Paint a casa, li miscelate e provate a fare il ritocco pittorico. Non subito su un mobile, prima su un cartone che vi avanza. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per vedere altri contenuti come questo. Uno a settimana. Al prossimo restyling!